Buongiorno a tutti e benvenuti al 28° episodio di GLS Backgammon News. Come al solito, in questo periodo ci occupiamo del torneo di Monte Carlo, campionato del mondo individuale, che si svolge sempre tra fine luglio e inizio agosto. I giorni scorsi si è disputato sempre a Monte Carlo il torneo UBC Contender per determinare chi sfiderà a fine anno Mochi per il titolo di campione UBC. Gli anni scorsi per 2 volte Zdenek Zizka era arrivato in finale, sconfitto 2 anni fa da Sander Lilov e l'anno scorso da Mochi. Quest'anno invece ha vinto il torneo UBC Contender battendo in finale l'altro giovane giocatore canadese Ryan Rebelo. Questo fine settimana si è disputato il classico Open di Monte Carlo, 134 giocatori nel main, grande risultato di Daniel Tudose che ha giocato la semifinale perdendo soltanto all'ultimo dopo un match combattutissimo e giocato molto bene con Steve Sachs. E nell'intermediate 60 giocatori, grande vittoria di Stefano Piccionne. Quindi Backgammon Point Torino sugli scudi, grandi risultati. Ieri è iniziato il campionato del mondo. Nel main grande record, 226 giocatori al via. Nell'intermediate 72 giocatori. Ma vediamo subito qualche foto interessante. Questa è la premiazione di Stefano Piccionne. Poi abbiamo qualche foto della sala di gioco che mi ha fornito gentilmente Michele Mannu, che ringrazio. Qui vediamo una postazione per il pubblico con gli schermi. Postazione dei commentatori. Vediamo Bill Riles che commenta con Dan Rovira, qui Mocci. Poi Fabrizio Lossurdo che gioca con Timon Papakristopoulos e Annalisa Agosti. Ma passerei subito a vedere i risultati dei giocatori italiani. Quindi nel torneo principale, undefeated, primo turno, Roberto Giorgi ha perso con Lev Rosenfeld, Giorgio Castellano perso con Max Mouzon, Jack Zibert perso con Alex Lehmann, Michele Muratori ha perso con Andreas Grosch. Ma abbiamo anche qualche vittoria. Annalisa Agosti ha vinto con Brian Nielsen, Fabrizio Lossurdo con Joseph Shapira, Fernando Bracconi con Claudio Stivelman e Antonio Sgambato ha avuto il bye. Secondo turno, altra vittoria dell'ottima Annalisa Agosti che ha battuto Andreas Grosch. Fabrizio Lossurdo ha perso con Kimon Papakristopoulos. Fernando Bracconi ha vinto con Peter Alberg, danese ex campione del mondo, ha vinto una ventina d'anni fa. Partita trasmessa e commentata in diretta sul nostro canale ieri sera. Antonio Sgambato ha battuto Gil Davidovic. Nel second chance, primo turno, Michele Muratori ha vinto col finlandese Timon Vatainen, Jack Zibert ha battuto Gerard Laboreau, Giorgio Castellano e Roberto Giorgi hanno avuto il bye.
Secondo turno, Michele Muratori deve giocare ancora, scusate, con Brian Nielsen. Jack Zibert affronterà Victor Barsejan. Giorgio Castellano ha perso con Kostel Ciobanu, quindi è fuori dal torneo. Roberto Giorgi ha vinto con Treves Sassa e Fabrizio Lossurdo avrà un incontro molto duro col fortissimo giapponese Kazuki Yokota. Passiamo al torneo Intermediate. Primo turno dell'Undefeated, Marilena Montano ha perso con Yeontan Batz, mentre Michele Mannu e Laura Monaco hanno avuto il bye. Secondo turno, Michele Mannu ha vinto con Leroy Tissona e Laura Monaco ha perso con Roger Barbier. Terzo turno, Michele Mannu ha perso con Inga Ving Pedersen. Nel second chance, primo turno bye per Marilena Montano. Secondo turno, Marilena Montano ha vinto con Daniel Doyev. Michele Mannu ha perso con Gerard Lingnau e Laura Monaco ha battuto Dan Zad. Quindi Marilena e Laura continueranno oggi il loro torneo. Quindi il torneo è nel pieno del suo svolgimento. Speriamo di vedere ottimi risultati dei nostri giocatori. Speriamo di poter commentare altre partite che significa appunto che i nostri saranno andati avanti. Quindi in bocca al lupo a tutti i nostri giocatori e a domani per gli aggiornamenti.